Amici, oggi prepariamo una torta meravigliosa, la torta di mele, soffice, delicata, buonissima. Andiamola a preparare insieme. Intanto prendiamo le 3 uova che ho preparato, quindi 3 uova. Uova di? Sempre di gallina. E le mettiamo in una ciotola abbastanza grande. Dopo le uova andiamo ad aggiungere 150 g di zucchero. 150 g e cominciamo a lavorare le uova con lo zucchero e giriamo. Io vi assicuro che mangerete la torta più soffice, delicata e buona che avete mai assaggiato. Dopo aver messo il nostro zucchero andiamo ad aggiungere mezza scorza di limone. E giriamo. E non si può usare la frusta? Quella elettrica? Anche, solo che è una torta molto semplice da fare. Io con quella manuale mi trovo bene. A questo punto, dopo aver messo zucchero, uova e scorza di limone, andiamo ad aggiungere il nostro olio, 80 g di olio. Olio di? Di semi. E giriamo. Subito dopo andiamo ad aggiungere un vasetto di yogurt. Io sto usando yogurt bianco. Ok. E lo andiamo a versare tutto. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra farina. Farina e lievito vanno setacciati, quindi io sto utilizzando 200 g di farina 00 e andrò a setacciarla. Contemporaneamente vado a mettere una bustina di lievito per dolci e questo lo setacciamo pure. Una volta messo anche il lievito, giriamo. L'impasto non deve venire liquido, deve venire bello corposo. Guardate l'impasto, è molto corposo. Allora, a questo punto ci fermiamo un attimo. Allora, io ho preparato 4 mele, io sto usando le mele golden, quelle gialle, potete usare quelle rosse, quello che volete, quello che più vi piace. Noi ne utilizzeremo 2 per l'impasto e 2 per decorare la nostra torta. Come le dobbiamo fare le mele? Intanto le dividiamo in 4, almeno io le faccio così. Adesso togliamo la buccia e l'ossicino. Qualcuno ti può dire usa il pelapatate? Sì, lo so, io preferisco farlo così. Non sono, io di solito levo più buccia, anzi guarda, sono molto attenta. Una volta tolto la buccia, noi dobbiamo fare, io lo faccio, questo lavoro si può fare sia con la mandolina, sia col coltello, io preferisco usare il coltello. Noi dobbiamo fare delle fette fine, più fine possibili. Guardate. Delle fettine. Proprio fettine fine, vengono bene anche con il coltello. Quindi non è necessario usare la mandolina. Quante ne dobbiamo fare? Noi dobbiamo tagliare 2 mele. Quindi... Tagliamo 2 mele. Ho tagliato le 2 mele a fettine fine. Diamo una nuova mescolata al nostro impasto. E cosa facciamo? Andiamo ad aggiungere le 2 mele che ho tagliato direttamente nel nostro impasto, quindi le prendo e le mettiamo qua. E giriamo il tutto, sempre con la frusta manuale. Sembrano le mele di Biancaneve. Ma ragazzi, l'abbiamo fatta già 2 volte, viene una meraviglia, quindi fatela
ma viene veramente buona buona buona. Una volta messo nell'impasto le 2 mele, possiamo andare a mettere tutto nella nostra teglia. Allora, io sto usando, intanto ho foderato la teglia con carta forno. Ok. Sto usando la teglia da 26 cm, quindi andiamo a versare tutto in teglia. Mi preparo pure Quindi teglia da 26. da 26. Ok, versiamo tutto. A questo punto andiamo a sistemare con il cucchiaio. Ah, si appiattisce. Beh, certo, diamo una forma almeno più circolare, più rotonda possibile. È più piatta. È Perché... più piatta. Una cosa che vorrei aggiungere, se a qualcuno piace mettere un po' di cannella potete farlo. E tu la aggiungi? No, io non la metto. Ah, ok. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? La nostra torta è quasi pronta. Dobbiamo andare a tagliare le altre 2 mele allo stesso identico modo. Quindi prima togliamo la buccia e poi facciamo le fette finemente, Uguali. fine, uguali. A questo punto non ci resta che decorare la nostra torta. Guardate, le altre 2 mele le ho tagliate alla stessa maniera. Prendiamo le fettine e a uno copriamo. Andiamo girando, coprendo tutta la nostra torta. Quindi le dobbiamo appoggiare in maniera circolare sulla... Esatto. Buone. Sì, ma viene squisita questa torta, morbidissima. Abbiamo messo lo strato, abbiamo decorato la nostra torta, ho messo tutte le fettine di mele. A questo punto non resta che una buona spolverata di zucchero sopra. Guarda che bel fiore che abbiamo formato. Bellissimo, una rosa di mele. Eh sì, mettiamo un po' di zucchero sopra. Io la chiamerei torta a rosa di mele, Rosa di mele, mi piace. con le mele di Biancaneve. Allora, lo zucchero l'abbiamo messo, adesso a questo punto inforniamo. Io ho già acceso il forno, quindi forno preriscaldato, 170 gradi per 40 minuti. Controlliamola sempre. Forno statico o ventilato? Forno ventilato, potete mettere anche quello statico, è uguale. L'importante è che almeno cuocia 40 minuti. Andiamo a infornarla. La nostra torta di mele è pronta, guardate che meraviglia. Mamma che bontà. Adesso ancora dobbiamo vedere, eh? Adesso la facciamo intiepidire una decina di minuti, così è più fredda, e poi la assaggiamo insieme. Tagliamo la nostra torta, la taglio direttamente qui. Allora, devi assaggiare tu? E chi la deve assaggiare? Tu? Io. È perché tu sei ormai il collaudatore. Mamma che Ma è ancora calda però, eh? Guardate che morbida. che profumino. Sì, sì. Andiamo a tagliarne una buona fetta. Questo ovviamente vale per il pranzo, cena, giusto? Questo è solo dolce. Mamma che bontà. Guardate come fuma, vi faccio vedere come è venuta veramente morbidissima. Una delizia. Sì, la vorrei Le mele spezzare. dentro. Sì, viene veramente buona, guardate. Buona, buona, buona. Assaggiamo. Buonissima. Buona. Immagino. È deliziosa. Morbidissima. Una bontà. Le mele all'interno cuociono una meraviglia, guardate. L'ho fatta cuocere 40 minuti, 170 gradi, forno ventilato. Potete utilizzare anche il forno statico.
È una torta deliziosa, buonissima e grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio da Betty. E Marco. Ciao!